Arancini dorati fuori e morbidi dentro, un trionfo di sapori che ci porta in Sicilia. Iniziamo da un ragù di carne ben ristretto. Una volta appassiti gli odori, unite la carne e fatela ben rosolare in modo da sigillare i succhi. Insaporite con una foglia di alloro e versate il vino rosso. Sfumato l'alcol, mettete prima il concentrato e poi la passata di pomodoro. Trascorsi 40 minuti aggiungete piselli, sale e pepe. Il ragù va fatto ben raffreddare, se lo preparate il giorno prima è ancora meglio. Passiamo alla cottura del riso nel brodo vegetale insaporito con lo zafferano. La cottura avviene per assorbimento, e cioè non dovete girare il riso ma lasciarlo con il coperchio. Sarà pronto quando avrà assorbito tutto il liquido. Ora potete assemblare il tradizionale arancino. Con le mani bagnate prendete una manciata di riso ormai freddo e appiattitelo sul palmo creando una conca dove metterete un cucchiaio di ragù e cubetti di caciocavallo. Sigillate bene formando una sfera. Ed ecco la classica arancina tipica di Palermo e della Sicilia occidentale. Se la modellate dandole la caratteristica forma a punta, otterrete l'arancino tipico di Catania e della Sicilia orientale, sagomato per ricordare l'Etna. Ora preparate una pastella senza uova che farà da guscio agli arancini, dandogli quella protezione che in frittura manterrà ben sigillato il ripieno e renderà croccante l'esterno. Il passaggio in frigo prima di friggere serve non solo a compattare bene la forma, lo shock termico infatti quando li calerete nell'olio bollente regalerà una crosta bella croccante. Calate pochi pezzi alla volta per non far abbassare la temperatura dell'olio in modo repentino, altrimenti addio panatura croccante. In descrizione vi lascio il riepilogo delle dosi e anche dei miei consigli. Aspetto il vostro parere nei commenti, soprattutto degli amici siciliani. Un saluto da Paolina!